Ehi Marmaia, ben ritrovati sul canale, sono Ben, rieccoci al consueto appuntamento con le notizie settimanali sulla VR e sul gaming. Lunedì prossimo è Natale e dubito che qualcuno di voi troverà il tempo per guardare il video con le notizie settimanali, quindi ne approfitto per augurarvi un felice Natale e buone feste. Ringrazio anche i supporter di questa settimana, Dario, Alex, Walter, Christian e Loris. Grazie mille ragazzi, vi mando un abbraccio. Grazie anche a tutti quelli che ogni giorno si iscrivono al canale, guardano i video per intero, che è una cosa molto importante, mettono like e sono attivi tra i commenti. Questa settimana farò l'evento di Natale, durante il quale regalerò giochi e accessori per Quest 2 e Quest 3, ma come vi dico da mesi, a coloro i quali hanno dimostrato un attaccamento particolare a questo canale. Quindi continuate a seguire e magari, chissà, c'è spazio anche per gli altri. Ora non perdiamo tempo e partiamo subito con le notizie. Dunque, ottima notizia per i creatori di contenuti, perché la funzione Casting 2.0 del Meta Developer Hub adesso funziona anche in wireless. Gli aggiornamenti precedenti consentivano di registrare a risoluzione e frame rate maggiore, però tagliando parte della scena per adattarla al formato di registrazione. Problema poi risolto con un aggiornamento che aggiungeva la registrazione in 16 noni, ma senza eliminare parti della scena, a patto che il visore però fosse collegato al PC tramite cavo. L'ultimo aggiornamento invece consente finalmente di registrare a risoluzione, frame rate e bitrate maggiore in 16 noni e senza collegamento via cavo. Finalmente quindi potrò portarvi video di alta qualità anche di quei giochi che girano solo in standalone senza l'ingombro del cavo, grazie proprio a questo aggiornamento. Se non lo sapevate, sapetelo, da dicembre è stato rilasciato il tracciamento dell'intero corpo su Quest 3, ma com'è possibile se non ci sono basi esterne? Semplice, magia dell'intelligenza artificiale. Quest 3 riesce a calcolare le gambe virtuali del vostro avatar in base al movimento della testa, delle braccia e della parte superiore del corpo. Le gambe non vengono tracciate direttamente dal visore, quindi non siamo ancora in grado di dare, che ne so, un calcio ai nostri nemici nei giochi, non siamo in grado di sederci incrociando le gambe, però il nostro avatar può camminare, saltare, abbassarsi sulle gambe e sedersi, tutto grazie a dei calcoli fatti da una IA, mettendo insieme alcuni dati in base al movimento, posizione delle braccia, della testa e del corpo. Una stima, insomma, anche piuttosto precisa e credibile. Attenzione però, a noi giocatori frega qualcosa di questa cosa? Assolutamente no, perché questa funzione è stata creata per quegli sviluppatori che vorranno inserire il full body tracking nei loro giochi e app. E come vi dicevo giusto un paio di settimane fa, Steam Link tira fuori il primo aggiornamento importante. È ancora in beta, ma arriva già il filtro avanzato per il super sampling. Detto in parole povere, che cos'è questo filtro avanzato super sampling di Steam Link? E che cosa fa? Influisce sull'immagine facendola percepire come più dettagliata, con meno aliasing quindi. Se prima l'immagine mostrava dei bordi seghettati, ora tutto sembra più netto e pulito. Attenzione però, perché per notare l'effetto di questo filtro è necessario che sia impostato un livello di risoluzione alto, altrimenti il risultato non sarà nemmeno percepibile. E questo è bello, dai. La versione definitiva di Cooking Simulator è arrivato su PSVR 2. Cosa offre? 120 Hz nativi senza riproiezione, sfrutta la risoluzione massima di PSVR 2, supporta il foveated rendering dinamico e feedback aptici su controller e caschetto. Già disponibile su tutte le piattaforme e dal 15 dicembre anche su PSVR 2. E mentre gli utenti PSVR 2 si sono divertiti coi cetrioli in Cooking Simulator, lo stesso giorno gli utenti Quest hanno potuto giocare per la prima volta a un gioco di proporzioni divine, Asgard Wrath 2. Sono già a circa 6 ore di gioco, devo dire che più vado avanti più mi convinco che questo sarà il miglior gioco del 2023 e sicuramente il miglior gioco della VR standalone in assoluto. Molte delle meccaniche del primo capitolo sono state migliorate, nonostante si tratti di un gioco solo per Quest. Gli ambienti sono enormi, ricchi di particolari, i modelli dei personaggi e dei nemici hanno una quantità di dettagli veramente impressionante, ombre dinamiche, riflessi, luci dinamiche. L'unica cosa a livello grafico che a primo impatto mi ha lasciato un po' perplesso è stata la qualità delle texture, ma Asgard Wrath 2 è un po' come un quadro, quindi fatto per essere apprezzato
girato da lontano, mentre è proprio da vicino che mostra i suoi difetti. Ma va bene così, è un gioco che deve girare anche su Quest 2, quindi è perfettamente comprensibile che il suo grande limite sia proprio nella risoluzione e nella definizione. Per il resto, al momento non c'è altro di cui potersi lamentare, il combattimento è migliorato. Si parla di oltre 60 ore di gameplay, anche se il mio obiettivo adesso è quello di completare la storia principale per capire quante ore dura, perché sono sicuro che queste 60, 80, alcuni dicono anche addirittura 90 ore, siano prevalentemente composte da minigiochi, queste secondarie, sfide combattimento, dungeon e altre cose che si allontanano un attimo dalla storia principale. Credo però che non siamo al di sotto delle 20 ore di storia. Vi farò sapere ovviamente nelle prossime settimane con la recensione, quindi continuate a seguire. Breachers è uno sparatutto tattico che possiamo definire come il Rainbow Six Siege della VR, 2 squadre 5 contro 5 che si affrontano in un match in cui una squadra difende un obiettivo mentre l'altra deve attaccare ed eliminare la squadra avversaria, oppure prendere possesso dell'obiettivo. La novità è da qualche giorno è stata rilasciata una nuova mappa chiamata Arctic per tutte le piattaforme sulle quali Breachers è già disponibile, ossia Quest, Pico e PCVR. Non c'è ancora nessuna novità invece per quanto riguarda una possibile versione PSVR 2. La scorsa settimana in uno short vi ho annunciato l'arrivo dell'app nativa su Quest di Xbox Cloud Gaming che consente di giocare i giochi Xbox direttamente nel visore, a patto di avere un abbonamento Game Pass Ultimate. Ho provato il servizio per qualche giorno e devo dire che funziona piuttosto bene. Vi trovate in pratica all'interno di un ambiente virtuale a tema Xbox con uno schermo gigante davanti a voi sul quale potete scegliere il gioco da avviare, utilizzando fra l'altro il gamepad di Xbox in wireless o perfino cablato direttamente col visore. Si tratta di un servizio in beta, quindi abbiamo risoluzione 1080 a 30 fps e ovviamente un bitrate molto basso, quindi la qualità grafica dei giochi non è al massimo e ricordate che Game Pass Ultimate ci fa giocare alle versioni console dei giochi e non quelle PC. Ho provato alcuni giochi con 3D e al momento non funziona e non so se in futuro funzionerà, e ovviamente nessun supporto per giochi VR che comunque sono supportati solo su PC. Per ora non è altro che uno schermo gigante che vi fa giocare ai giochi flat e vedremo se poi in futuro, soprattutto uscendo dalla beta, supporterà quantomeno il 3D. E addio Pico 5, ragazzi, questa volta è ufficiale, ByteDance vuole spostare l'attenzione verso un concorrente ben più importante di Quest 3 e Meta, infatti sta lavorando a un visore di fascia altissima per competere con il prossimo visore Apple Vision Pro. La scelta è stata determinata anche dalle vendite di Pico 4, che sono state non soddisfacenti per ByteDance, essendo state ben al di sotto delle aspettative. L'idea di Pico adesso è quella di creare un visore con tecnologia all'avanguardia e tutto questo ha già un nome, si chiama Progetto Swan, che però è ancora in via sperimentale, quindi non ci sono tempistiche per la sua immissione sul mercato. Aspettiamo di saperne di più e vediamo cosa sarà in grado di fare Pico con il suo prossimo supervisore. E infine, so che non ve ne frega niente, ma ve lo dico lo stesso. C'è un aggiornamento per gli occhiali intelligenti Ray-Ban di Meta, grazie a un software per adesso in accesso anticipato, controllato da una IA. Consente di avere informazioni su quello che stai guardando, basta chiedere cosa sto guardando oppure cosa c'è scritto in italiano e la voce dell'assistente vocale vi dirà quello che c'è da sapere su ciò che avete chiesto. Questa funzione è disponibile solo negli Stati Uniti ed è alimentata dal modello linguistico Llama 2 di Meta, che è lo stesso che alimenta ChatGPT. Bene, anche per oggi è tutto, ci vediamo tra i commenti per discutere degli argomenti trattati in questo video. Rimanete nei paraggi, mi raccomando, perché nei prossimi giorni farò una diretta per l'evento di Natale
Natale con regali per molti di voi, quindi è importante iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti e attivare tutte le notifiche. Date uno sguardo anche alla descrizione e al primo commento, dove trovate link utili per l'acquisto di queste 3, giochi meta al 25% di sconto, poi ci sono anche gli accessori Kiwi Design, Cyber VR, VR Cover, pure le lenti VR Rock, scontati fra l'altro utilizzando i miei coupon, trovate tutto in descrizione. Bene, a questo punto, grazie per la visione completa, tasto super grazie per supportare il canale. Da bene è tutto, ci vediamo alla prossima, ancora buon Natale e buone feste, Marmaglia.